Buongiorno a tutti, io sono Dimitri Bellini e siete di nuovo qua insieme a me su Quadrata, il mio canale dedicato al mondo dell'open source e alla tecnologia IT in generale che piace a me e spero che piaccia anche a voi. E in questa puntata andremo a vedere una tecnologia interessante, nuova, sviluppata da dei nostri amici che si chiamano Clastix in collaborazione con C-Web, che è un cloud provider italiano. E per che cosa? Perché Clastix è una società che sviluppa tecnologie nell'ambito Kubernetes. C-Web è un cloud provider, a me piace il mondo della tecnologia e dell'intelligenza artificiale in questo momento, oltre tante altre cose, e mi hanno detto: Dimitri, vuoi provare una nostra nuova idea che è ancora in beta in questo momento nel mondo, no, dell'intelligenza artificiale e Kubernetes? Ho detto certo, assolutamente, e quindi siamo oggi qui per provare questa idea. Secondo me molto molto interessante, ci sono varie soluzioni in circolazione che vi offrono schede Nvidia on demand, virtual machine, notebook, chi ne ha più ne metta, ma questa è una chicchetta, poi è italiana, sviluppata da amici, perché no, per provarla e soprattutto presentarla a voi, perché ritengo che sia molto interessante. Quindi andiamo subito a vedere la loro presentazione dal loro sito e poi passiamo alle fantastiche slide. Quindi è una soluzione serverless GPU for AI che ci permette di poter accedere a schede Nvidia in modo del tutto facile, ma da che cosa? Dal nostro cluster Kubernetes che abbiamo on-premise, ok? Quindi noi abbiamo il nostro cluster on-premise e loro ci mettono a disposizione un virtual node che espone l'hardware, e quindi noi possiamo far girare i nostri workload come se fossimo nella stessa infrastruttura locale, ma invece girano a casa loro. Ed è veramente molto interessante, un approccio innovativo rispetto alla solita soluzione notebook, appunto virtual machine, eccetera, perché comunque potrebbe rimanere tutto a casa nostra. E chiaramente è una soluzione alfa, beta, tra virgolette, funziona, ma ci saranno dei miglioramenti lungo la strada. Io andrei a farvi vedere adesso il mio setup per testare questa soluzione qua, però già vedete comunque più o meno le potenzialità, potete intravedere le potenzialità di questa idea. Quindi torniamo nelle slide e andiamo a fare un po' di recap. Che cos'è? È sostanzialmente la possibilità, quindi K8S GPU, ok, è il nome della soluzione barra dell'agente che ci permette di poter far girare dei workload su schede Nvidia. È una soluzione che appunto è cloud-based ed è on demand, quindi noi quando abbiamo bisogno possiamo accedere a questo nodo virtuale e quindi contabilizzeranno poi da quel momento il nostro consumo. È una soluzione che chiaramente gira sul concetto Kubernetes, quindi dovete avere un'infrastruttura Kubernetes voi a casa, già setappata. È molto semplice, poi vedremo come si fa, ma è veramente molto molto semplice, e in questo caso specifico i miei amici mi hanno fornito una bella bestia di nuovo, una A100 dell'Nvidia. Direi che è molto molto prestazionale, con 80 giga di RAM ci fai girare un po' quello che vuoi. L'idea alla base è che poi voi possiate andare a creare i vostri workload in base alle vostre esigenze e quindi scalare orizzontalmente anche il numero di schede che vi servono per il vostro workload specifico. Altra cosa secondo me molto interessante è che, come vedete, la vostra infrastruttura può essere un Kubernetes vanilla, ma può essere OpenShift, Rancher o VMware Tanzu. Ok? Quindi non è che funziona solo su una cosa, ma funziona sull'ecosistema Kubernetes dei maggiori vendor, player, ormai voglio dire, non è che ce ne sono tanti, sono veramente molto, molto piccolo il numero di soluzioni che ci sono in circolazione. E come potete vedere qua nella slide, appunto, noi andremo a accedere dalla nostra soluzione Kubernetes on-premise
ai virtual node che stanno a casa C-Web, ok? Chiaramente in base al profilo e alle vostre esigenze potrete andare a scegliere la scheda Nvidia che vi piace di più, ok? Quindi a me piaceva questa qua che è una bestia, e poi me l'ha andata gratis da provare, quindi assolutamente, ma in base a quello che vi serve potete scegliere il flavor che è più congeniale. Come ho testato io tutta la soluzione? Vabbè, era un test, quindi ho creato un nodo con K3S, che è una microdistribuzione Kubernetes sviluppata dai ragazzi di Rancher by SUSE, e poi con la GUI Rancher anche per dare un pochino più, no, un aspetto più carino a tutto l'insieme e farvi vedere qualcosa anziché sempre il testuale. E poi con un Helm chart fornito dai ragazzi di Clastix sono andato ad aggiungere questo nodo virtuale alla mia infrastruttura Kubernetes e quindi estenderla. Come vedete qua, il numero di nodi viene esteso da 1, che era il mio microcluster, a 2 al K8S GPU, che è quello fornito da C-Web insieme a Clastix. Come facciamo a fruire poi del servizio all'interno del nostro cluster Kubernetes? Ecco, per il momento l'unica possibilità è un servizio statico, quindi un service di Kubernetes che viene esposto direttamente da C-Web su IP pubblico, ok? Quindi questa è la più grande limitazione, infatti, che ho subito, no, detto al mio amico Adriano, gli ho detto bisognerebbe porre rimedio, ok? Dovrebbe essere un pochino più integrata, però ci stanno lavorando, ok? Non è banale, mi rendo conto, non siamo grandi società megagalattiche internazionali e quindi con i dovuti sforzi stanno cercando di recuperare anche questa parte che potrebbe essere fatta leggermente, no, un pochino più integrata, mettiamola così. Passiamo a sto punto a capire che cosa potrebbero essere, quali potrebbero essere i casi di utilizzo di questa soluzione. Magari l'avete già capito, però secondo me la cosa interessantissima è proprio il concetto che mi piace, no? Della modularità. Io ho a casa mia, on-premise, un mio Kubernetes dove faccio girare degli applicativi, perché ad oggi potrebbe essere anche una soluzione interessata in generale, no? Usare Kubernetes per, non so, il CRM aziendale, dove c'è magari qualche altro applicativo ad hoc per l'azienda, e magari anche una soluzione RAG per andare a fare delle ricerche sui documenti aziendali o per la knowledge base, no, di un'azienda dove fa supporto IT, e quindi per funzionare RAG ha bisogno di una scheda video, ok? O perlomeno un acceleratore, AI, chiamiamolo come vogliamo. In questo caso io potrei dire, ok, mi aggancio a C-Web con la soluzione Clastix e posso utilizzare il mio RAG come voglio, con la potenza che ritengo opportuna, in maniera semplice e veloce, senza comprarmi dell'hardware dedicato. Magari il mio Kubernetes gira su una macchinina virtuale molto piccola, è anche la mia applicazione, e tutta la potenza di calcolo viene erogata direttamente dalla soluzione Clastix. E questo secondo me è un bel approccio, perché in generale mi piace l'idea della modularità. Ok, oggi ho bisogno magari di spazio, infatti potrebbe anche essere un'altra idea, me lo prendo direttamente da un nodo che sta a casa, no, del mio cloud provider. Ho bisogno di qualche altra funzionalità, ok, scalo direttamente sul mio cloud provider. Ho bisogno di risorse in generale, uguale, scalo sul mio cloud provider. Quindi, ritornando però alla soluzione, altra cosa sicuramente molto utile e conveniente è fare fine tuning, ok? C'ho un'attività che dura 3 giorni, mi serve per 3 giorni la CPU, è inutile che mi compro, faccio cose particolari, prendo e vado a fare fine tuning sul modello che mi interessa, sfruttando appunto la soluzione K8S GPU. Oppure per sviluppare
nuove soluzioni, nuove librerie, nuovi modelli? Assolutamente, per un training completo potrebbe essere la soluzione migliore. Oppure, come vi dicevo prima, per fare scaling on demand. Magari io ce l'ho già una CPU a casa, ma in alcune occasioni devo scalare su qualcosa di più potente, ok? E quindi in questo caso di nuovo la soluzione dei ragazzi di Classix e C-Web è molto interessante. E poi siamo solo all'inizio, no, del mondo dell'intelligenza artificiale, quindi magari fra un mese ci saranno software o soluzioni nuove che magari cambieranno la nostra vita, magari, vediamo. In ogni caso ci sono le strade aperte a un insieme di opzioni. A questo punto io direi andiamo a vedere lato console come si fa a installare e come si fa a estendere il mio cluster K3S tramite l'agent K8S GPU. Quindi andiamo a vedere come è fatto, quindi faccio un get node del mio clusterino, quindi una macchinina banale su cui gira Rocky Linux e poi on top K3S. A questo punto cosa devo fare? Devo andare a lanciare l'Helm chart che mi va a configurare il mio nodo remoto. Quindi io qua ho già il mio bel comandino, qua avevo fatto anche l'uninstall per provare, e quindi proviamo a vedere cosa succede quando faccio l'Helm install. Ok, adesso andrei a vedere i pod, come... Ops, ok, qui si sta tirando su il K8S GPU controller, ok. Andiamo a vedere i nodi di nuovo e ancora per adesso, eccolo qua, vedete? Mi ha tirato su il nuovo nodo, mi dice che ancora non è ready, va bene, lo sarà a breve, eccolo qua, vedete che è in modalità ready. Vogliamo vederlo anche con Rancher? Andiamo a vederlo con Rancher perché così è un pochino più carino. Switchiamo di qua. Come vedete questo è il mio clusterino K3S per il test con C-Web. Andiamo a vedere il numero di nodi, eccoli qua i nodi, qua non vedo le risorse, va bene perché è un cluster virtuale, però qua abbiamo il nostro deployment di Kubernetes che ok, no, ha fatto un flash unavailable, va bene. Adesso proviamo a questo punto ad andare di nuovo sulla console e lanciare un deployment che mi andrà a installare che cosa? Ollama come inference server e OpenWebUI per invece la parte di visualizzazione e iterazione con il motore di inferenza. Ok, è solo un test, ok? Niente di fantasmagorico, ma tanto per farvi capire come può funzionare il tutto. Anzi, vi farei anche vedere una cosa. Andiamo a provare a vedere get pods, vediamo un po' se... Ops. Andiamo a vedere il nostro pod, così, perché volevo provare... Ok, dobbiamo tirarlo su, giustamente, scusate. Andiamo a fare l'apply del nostro pod, quindi tiriamo su il nostro poddino e andiamo a vedere, eccolo qua, il poddino contiene due container, appunto uno di Ollama e l'altro di OpenWebUI e andrei a provare a fare una cosa. Andiamo ad entrare dentro sul container Ollama per farvi vedere che effettivamente abbiamo una GPU. Quindi vado a installare al volo NVTop per fare dei test successivamente, no? Per vedere quanta GPU stiamo utilizzando. Giustamente, ok, NVTop. Ok, vedete che qui abbiamo la nostra scheda Nvidia A100 con 80 giga. Attualmente non c'è nulla, giustamente, perché non abbiamo ancora lanciato nessun tipo di workload. E adesso proviamo ad andare a vedere cosa è successo invece lato browser. Quindi torniamo qua, andiamo a vedere all'interno dei workload deployment, abbiamo il nostro deployment che si chiama Inference Service.
e il nostro pod che è formato appunto da Ollama e WebUI. A questo punto, quello che vi dicevo, i nostri amici di Classix insieme a C-Web ci danno un IP pubblico specifico su cui accedere al nostro servizio. Quindi vado qua dentro, qua abbiamo la GUI di OpenWebUI che deve essere configurata al volo, quindi vado a configurare al volo un utente, tanto per fare una prova, ok? E come vedete abbiamo la nostra GUI. Quindi a questo punto cosa facciamo? Proviamo a tirare giù, a fare una pull di un modello di Ollama, e quindi qua vado a fare qui pull, e se tutto funziona, ok, vedete che sta iniziando a scaricare il modello Mistral 7B, perché è piccolino, non tanto per una questione di GPU, ma più che altro per velocità nel fare il video e farvi vedere che finisce. Ieri ho provato con un modello da 80 giga ed era una bestia, ci ha messo veramente pochissimo. Ok, siamo riusciti a scaricare il nostro modello e adesso proviamo a vedere cosa succede quando gli lancio una domanda. Il modello chiaramente deve essere caricato in RAM, ma come potete immaginare è una scheggia, ok? Vediamo anche cosa succede lato console nelle prestazioni. Come notate, l'utilizzo della RAM in questo caso è veramente ridicolo, e l'utilizzo invece della GPU, c'è stato il mega picco di quando ho fatto la domanda, chiaramente, ma con una scheda così è stato super veloce. Direi che veramente se anche facciamo qualche altra domanda più complicata, direi che ci mette veramente poco. Give me some details. Give me some info about Turin, Italy, no? Vediamo. Adesso vediamo un po' cosa tira fuori, ma vedete che risponde in maniera molto rapida. Detto ciò, cos'è che mi è piaciuto? Quindi torniamo indietro qua. Mi è piaciuta l'idea, mi è piaciuto tanto questo modello di oggetto modulare che mi posso prendere quando ho l'esigenza specifica. Ma chiaramente ci sono dei ma che vi ho già anticipato in precedenza. Sicuramente la soluzione migliore sarebbe avere il virtual node all'interno del mio cluster locale, quindi accedere come se fosse un nodo qua a casa mia, ok? E tutto il traffico fosse scambiato all'interno di una VPN dedicata, ed evitare in questo modo di sfruttare un IP statico esterno. E poi up to you di magari avere anche questa possibilità, ma sicuramente quello che mi piacerebbe è invece poter sfruttare al massimo i servizi Kubernetes locali che posso esporre, ok? Senza per forza fare il giro tramite internet in maniera chiara, ok? Quindi i ragazzi di Classix lo sanno, ci stanno lavorando, come al solito appunto non è banalissimo, ma ci stanno lavorando per una futura release. Fatemi sapere nei commenti di cosa ne pensate di questa idea. Secondo me comunque vale sempre la pena provare cose nuove, soprattutto quando appunto c'è tanta passione nel fare innovazione come i miei amici di Classix. E ditemi nei commenti anche la vostra, cosa ne pensate, perché secondo me appunto ne vale veramente la pena questo progetto. E niente, per questa settimana è tutto, un salutone da Dimitri e ci vediamo la prossima settimana. Ciao!